was a sensational performance, and you can see the joy behind you there. I cannot believe, but yeah, I think that we had a fantastic season. We did really well. It was a difficult game, suffered a lot more first half, better second half. I think at the end, with all the game that we played, I think we deserve to win this competition. We are really happy. And that's it. What can I say? I cannot say more. We know Real Madrid's history in this competition, such a famous run, but now you're a record holder. This is your fifth. Fantastic. I am a record man. Champions League, I had the luck to come here last year and to have a fantastic season. I found, as usual, a fantastic club and a really good squad with a lot of quality, with a lot of mental character, a strong mental character, and I think the season was top. Did you feel your name was on the trophy in the way you were the comeback kings all through the competition? Sorry? Did you think you were just destined to win this trophy in the way that you kept coming back? Yeah, I think that we passed through a really difficult game, really difficult game. The support can help us a lot. In the last game, they helped us tonight. Really happy that they are happy. Thibaut Courtois, what a performance by him. Wow, unbelievable. I tell you, I cannot believe. Enjoy it.
Here we go for our video thoughts for the day. Yes, diciamo, today mi volevo dire una cosa che non ho detto ieri, niente di che, ma dico adesso. Diciamo, volevo congratularmi. Scusate, chiudo un po' la finestra perché sento un po' un sottofondo rumore, un po' fastidio, devo già farlo per il report. Comunque, sì, diciamo, volevo parlare della finale di Champions dell'altro ieri, cioè più che altro di qualcosina così. C'è un amico su Weather Report che è Krabaloker, diciamo, un tizio con cui mi scambio spesso di commenti, capita che mi scambio di commenti, è anche lui un commentatore fisso, così come lo sono io, comunque è sostenitore scusate, del Liverpool e diciamo, come ho scritto ieri nel commento, in realtà già l'ho scritto, comunque mi è dispiaciuto per il suo Liverpool, che è stato appunto eliminato, ma purtroppo diciamo, cioè Liverpool voleva vincere la sua settima Champions, ma non ci è riuscito, avrebbe vinto, voglio dire, la sua settima Champions, ma il grande Carlo Ancelotti, da cui sono sempre tifoso, come appunto uomo, ma diciamo anche ex calcio, insomma un po' tutto, non solo ha fatto vincere il Real Madrid la 14ª Champions League, tra l'altro risultato nessuno potrà mai eguagliare, secondo me il Real Madrid, la vedo veramente impossibile, ma diciamo è riuscito anche a vincere praticamente la sua quarta Champions League allenature, superando anche il record di Bob Paisley e di Zidane, che erano a tre con lui prima di questa vittoria. Tra l'altro Zidane comunque ha un'unicità perché ne ha vinte tre consecutivamente, sempre con Real Madrid dal 2016 al 2018. E sì, quindi però lui dicevo è riuscito a vincere la quarta Champions, la sua sesta in assoluto perché lui ne ha vinte anche due da giocatore con il Milan, comunque di queste quattro Champions due da giocatore e due da allenatore, cioè scusate, due con il Milan e due con il Real Madrid per quanto riguarda l'allenatore e tra l'altro poi si è vendicato anche sempre del Liverpool perché non solo si era vendicato del Liverpool una prima volta nel 2007 quando poi fu eliminato proprio dal Liverpool l'altra finale nel 2005, il 2007 invece vinse 2 anni dopo, ma si è vendicato di nuovo anche appunto questa volta, in qualche modo si potrebbe dire anche io direi per il risultato della Roma quando era giocatore, fu eliminato in finale appunto proprio dal Liverpool nell'80. Per me quindi diciamo, questa vendetta è la vendetta dell'80 e comunque noi tra l'altro abbiamo avuto anche a Napoli Ancelotti, diciamo 3 anni fa, 4 anni fa, però qui io credo che abbia fallito anche per motivi non completamente suoi, però diciamo sì, in qualche modo lui secondo me non ha avuto grandi giocatori, lui secondo me sì è un grandissimo allenatore, però non è un allenatore assoluto, perché fosse un allenatore assoluto sarebbe in grado anche di allenare i giocatori normali, cosa che invece non sa fare, che altrimenti qua pure avrebbe avuto successo, detto sempre che i giocatori ci hanno messo anche del loro fare sì che venisse esonerato. Comunque si dicevo, però appunto Real Madrid, Milan, insomma, sempre grandissimi giocatori ha avuto, e quindi anche è normale, in un certo senso, che ottenesse quei risultati lì, la squadra era quella che era piena di fenomeni, però comunque diciamo anche qui si è tolto con quelle piccole insoddisfazioni, infatti anche qui abbiamo battuto il Liverpool 2-0 a gironi di Champions, mi sembra il suo primo anno, mentre lì pareggiamo 1-1 però comunque sì, comunque diciamo non ci riuscimmo a qualificare, però prima mi sembra al secondo anno, non mi ricordo in questo momento quante Champions abbiamo giocato con lui, forse due, comunque la qualificazione al primo anno mi sembra, non mi ricordo, ne è avvenuta, mentre al secondo sì, al secondo ci portò, anche se poi fu esonerato a dicembre, comunque agli ottavi di Champions contro il Barcellona, poi fu sostituito da Gattuso, ma però comunque con Gattuso pure vincemmo una Coppa Italia, insomma comunque un grandissimo allenatore, di fatto il risultato che ha raggiunto adesso è entrato nella leggenda, quindi era anche nella storia sia personale che del calcio, quindi secondo me era anche normale che vincesse Real Madrid per tutta una serie di motivi, perché appunto doveva entrare nella storia l'allenatore, ma anche Real Madrid è ancora più raggiungibile con questo risultato, ma comunque il Liverpool è sempre una grandissima squadra, sempre tra i migliori 3 o 4 del mondo, dimostrano i suoi risultati, per cui si potrà anche rifare benissimo l'anno prossimo, vedremo dove arriverà.
ma l'importante è che raggiunge sempre questi risultati qui perché questo denota il fatto che è sempre una grandissima squadra. Poi io ho una grande ammirazione per l'allenatore Klopp, che infatti poi ha, diciamo, è stato, diciamo, ha mostrato sempre una grande umiltà e serietà. Alla fine l'intervista accettata, ha detto per noi prima della partita, secondo me lo disse, che già era tanto che loro arrivavano in finale e quindi ringraziavano comunque il momento, erano contenti comunque lo stesso per i tifosi, eccetera, eccetera. Klopp io l'ho sempre stimato dai tempi del Borussia Dortmund, quindi lo reputo ad esempio un grande allenatore, ma anche appunto e soprattutto un grande uomo, una grande persona, molto umile. Quindi bene così, grandissimo match. Siamo tutti contenti, peccato non ha commentato il mio commentatore preferito assoluto in italiano, che è Sandro Piccinini, ma purtroppo non ho capito perché, ma per motivi di, boh, forse di competizione, Bezos, che è il presidente di Amazon, non ha consentito di far trasmettere la finale ad Amazon e quindi lui non ha potuto commentare perché lui da quest'anno è stato commentatore di Amazon, praticamente la Champions, insieme a un calciatore, grande ex calciatore Massimo Ambrosini. Ma comunque alla fine, certo, sarebbe stato ancora più bello, ma l'importante, insomma, è stato che abbiamo visto la partita, siamo tutti contenti. Poi per parlare del pezzo successivo tastiera, ma diciamo è inutile che ne parlo perché ne parlerò domani, già ne ho parlato nei giorni scorsi. Diciamo che ho caricato una nuova versione di Shadow of the Chromatics, però appunto c'è scritto tutto in descrizione, forse andatevi a rivedere il video di ieri, forse ne carico un'altra, perché diciamo in quest'altra qui ho inserito anche la batteria, che è penso che la batteria elettrica, credo, all'inizio e alla fine del brano, per cui già quella di ieri, l'altro ieri è la nuova versione, però questa è ancora una nuova versione appunto con questa variante qui, ma comunque l'importante già era quella di ieri perché quella di ieri comunque era proprio la nuova versione in senso assoluto, questa è un'aggiunta in più che mi sono sentito di fare perché è un dettaglio che mi è sfuggito e che mi è mancato e sono riuscito a farlo anche al volo, ma a fare ancora questa ulteriore nuova versione, per cui nel caso vedeste un preview è sempre questa, comunque se siete interessati metto sempre il link del video completo in descrizione, al solito. Nel caso mi dovessi qualche altra cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione. Grazie di again, a domani.